Io vorrei iniziare il mio racconto da un pomeriggio di tanti anni fa. Era metà pomeriggio del 14 dicembre del 1911. C'erano 2 slitte, 5 persone, le slitte trainate dai cani, e stavano camminando sul plateau antartico. Si fermavano ogni tanto, tutti, uno di nascosto all'altro, per fare il punto, per vedere a che latitudine fossero giunti. A un certo punto uno, Evans, disse: "Halt! Ci siamo. Siamo a 90 gradi". Era la spedizione Amundsen che aveva raggiunto il polo. Fu un avvenimento per l'epoca dirompente. Io ho cercato di capire cosa avesse spinto queste persone, e poi di altre di cui parlerò, di Scott, a fare questo viaggio. Però prima di dire quali sono le mie impressioni, io vi dirò qual è la testimonianza di quelli che erano in quel momento sulla calotta. Amundsen scrive: "Eravamo i primi, o no? Halt! Suona come un grido di esultanza. La distanza era coperta, la meta raggiunta. La grande pianura si estendeva davanti a noi immobile, mai vista, mai toccata dal piede dell'uomo. Nessun segno o segnale in nessuna direzione. Fu un momento innegabilmente solenne quello, in cui noi tutti insieme, con la mano sul portabandiera, piantammo i colori del nostro paese sul polo sud geografico, sulla 7ª pianura di Re Haakon". Nel mentre che Amundsen metteva la sua bandiera, nello stesso pomeriggio la spedizione di Scott era a 80 gradi, 84 gradi di latitudine sud. 84 gradi vuol dire che ne mancavano 6, e quindi voleva dire che erano ancora 600 chilometri da fare. Scott era con una piccola pattuglia, perché da quanti erano partiti erano poi rimasti anche loro in 5. Avevano abbandonato i cavalli che non ce la facevano resistere, li avevano ammazzati, non erano attrezzati per poter andare avanti con i cani, e avevano deciso di trainare loro le slitte. Avevano 600 chilometri da fare, era il 14 dicembre e dovevano fare ancora 600 chilometri. 600 chilometri il 14 dicembre era una cosa pericolosa, perché in Antartide siamo in una situazione, è l'estate antartica, e quando arriva la primavera le temperature cambiano, arrivano più turbolenze, è tutto molto più difficile, incomincia ad esserci l'oscuro, il tramonto del sole che va a crescere, e quindi tu non devi sapere quando arriverai, ma devi sapere anche quando potrai tornare. Scott decise di andare avanti in una situazione pesante. Arrivarono il 17 di gennaio. Il giorno prima incontrarono sulla pista le tracce di un bivacco che era quello di Amundsen, e lì compresero 2 cose. Primo, che erano vicini al polo, che quindi l'avrebbero raggiunto. Secondo, che sarebbero arrivati secondi e che quindi loro erano sconfitti, perché loro non volevano, loro come Amundsen, non volevano raggiungere il polo, volevano raggiungerlo per primi. Scott scrive: "Mercoledì 17 gennaio, campo 69, temperatura meno 22, siamo all'alba. Siamo all'alba e siamo al polo, sì, ma in condizioni molto diverse da quelle previste.
abbiamo avuto una giornata orribile e alla nostra delusione si è aggiunta un vento contrario di forza 4-5 con una temperatura di meno 22. La nostra marcia continua, nonostante mani e piedi congelati. Siamo partiti alle 7:30 e nessuno di noi ha dormito molto dopo lo shock della nostra scoperta. La nostra scoperta era quella di Amundsen, delle tracce di Amundsen. Per un po' abbiamo seguito le tracce della slitta norvegese. Per quanto abbiamo potuto supporre, ci sono solo 2 uomini. Dopo circa 3 miglia abbiamo passato 2 piccoli cumuli di pietre. Poi, col rannuvolarsi del tempo, diventando le tracce sempre meno visibili per la neve ed essendo evidente che stiamo andando troppo ad ovest, abbiamo deciso di dirigerci diritti verso il polo secondo i nostri piani. Alle 12:30 Evans aveva le mani talmente congelate che ci siamo accampati per il pranzo, un pranzo veramente eccellente quello, un pranzo da weekend. Dopo aver camminato per 7,4 miglia, la latitudine dava 89, 53 e 57, mancavano 6 miglia. Ci siamo messi in cammino, facendo 6 miglia e mezza in direzione sud. Stanotte Bowers ha fatto sforzi enormi per prendere le misurazioni in condizioni terribilmente difficili. Il vento soffiava forte, la temperatura era di meno 21. Credo che stiamo procedendo ancora in discesa, ma sembra che più avanti ci sia una risalita. In ogni caso poco è cambiato dell'orribile monotonia dei giorni scorsi. Dio mio, questo è un posto orribile ed è terribile per noi aver speso tante fatiche ed energie senza nemmeno il vanto della priorità. Comunque è già qualcosa essere arrivati fin qui e forse domani il vento sarà dalla nostra parte. A dispetto della nostra delusione ci siamo concessi un pingue pasto polare e in fondo siamo sereni. Ora resta la corsa verso casa e una lotta disperata. Mi chiedo se ce la faremo. Non ce la fecero. Morirono tutti e 5. Morirono gli ultimi 3 il 29 di marzo, a pochi chilometri da un deposito. E qui ci sono 2 cose da osservare. Il primo, la partecipazione a questa impresa, le persone, perché dietro le date e gli avvenimenti ci sono sempre comunque delle persone, con la loro complessità, con le loro specificità, le diversità, eccetera. Ma c'è una cosa che io vorrei dire che mi ha sempre un po' angosciato quando leggevo di queste cose, che quando Scott capì che avrebbe dovuto abbattere i cavalli e che avrebbe dovuto raddoppiare il tempo, lui il 14 di dicembre, quando Amundsen era su al polo e lui era ancora a 600 chilometri, sapeva, perché era un antartico, e gli antartici queste cose le sanno, che non avrebbero fatto in tempo ad andare su e tornare e che sarebbero morti. Perché? Cosa li ha spinti? Li ha spinti un valore della competizione, il valore della conquista. Loro erano spinti da una sola cosa. Arrivare per primi a quell'epoca voleva dire conquistare un continente, perché c'era il diritto internazionale che consentiva l'appropriazione ad un paese di un territorio per diritto di scoperta. E la conquista è crudele e richiede degli eroi. E questi eroi sono i bei figli di una brutta storia. Una brutta storia di cui tutti, anche Scott, doveva avere la consapevolezza,
perché eravamo nell'11 e alle ultime fasi della spartizione del mondo che le potenze europee avevano fatto conquistando tutte le colonie. L'ultima colonia da conquistare era l'Antartide. E quindi loro erano messaggeri di una società che io credo avesse principalmente in quell'epoca una abitudine all'avidità e alla violenza, tant'è vero che hanno fatto la guerra dopo pochi anni. Chiudo questo racconto, vorrei raccontare di un altro 14 dicembre. Era il 14 novembre del 1993, dietro l'angolo. Pochi anni fa, a più di 80 anni dalla storia di Amundsen e di Scott. Una pattuglia di 6 persone erano partite prima del 14 dicembre, verso la fine di novembre, dalla base francese di Dumont-d'Urville. Erano partiti con 3 gatti delle nevi, erano in 6 e dovevano andare sul plateau a quota 3003 ad una distanza di 1200 chilometri. Erano 5 francesi e un italiano ed era una spedizione italo-francese, la cui idea era nata 3 anni prima e che aveva questo compito. La comunità scientifica europea e anche mondiale, ma in caso particolare quella europea, si era impegnata per andare a cercare in Antartide il posto migliore dove poter fare una perforazione ed estrarre una carota di ghiaccio, perché da questa si sperava di poter ricavare informazioni sul clima del nostro passato in maniera dettagliata e in un passato abbastanza relativamente remoto. Per avere successo si era compreso che la condizione essenziale era di trovare un sito nel quale ci fosse un ghiaccio abbastanza vecchio da poter dare informazioni del passato e che avesse delle caratteristiche che vi trascuro, che soltanto la conoscenza del ghiacciaio, del plateau e del fondo roccioso su cui esso si basava poteva dare informazioni corrette. Quindi si trattava di andare a cercare il posto dove andare a fare la perforazione, il sito. E i 6, la pattuglia dei 6 avevano questo compito di andare in questo posto a 1200 chilometri, lì lavorare con degli strumenti per scoprire quale fosse la forma del fondo, quale fosse lo spessore del ghiaccio e poter dire a coloro che aspettavano in Europa, dice: ragazzi, il posto ve lo indicheremo col nostro lavoro. E siamo partiti. Quando siamo arrivati al 14, nel punto di inizio del nostro lavoro, abbiamo messo un traliccio come punto di riferimento e venne il capo spedizione da me, che ero l'unico italiano, a chiedermi: Ignacio, tu as le drapeaux italiens avec toi? C'hai tu la bandiera italiana con te? Io ero molto imbarazzato perché io non giravo con la bandiera italiana in valigia, anzi avevo all'epoca un atteggiamento non del tutto giusto, però lo vivevo, di non simpatia verso le bandiere, perché le avevo sempre considerate come un simbolo di divisione, di distinzione, di differenza dagli altri, differenza che portava a delle cose che a me non piacevano. Allora io dovetti ammettere di non avere la bandiera e poi gli chiesi: ma perché, Patrice, mi chiedi la bandiera? Dice: la nostra è una spedizione italo-francese e quando noi siamo arrivati, detto tra parentesi, negli anni precedenti 2 tentativi erano falliti da altri colleghi nostri, bisogna mettere la bandiera. Allora, rammaricati, rinunciammo alla foto ufficiale, salvo che il meccanico venne fuori dalla slitta officina che ne avevamo dietro
e mi disse due cose. Guarda, io ho 2 bandiere francesi. Se tu c'hai un po' di verde, togliamo il blu, ce lo cuciamo dopo mangiato e vediamo di fare la bandiera italiana. Ce l'hai un verde? Io non c'avevo alcun verde. E dall'officina spuntò uno straccio verde che era un asciugamanino di spugna, verdolino, che secondo me aveva avuto in precedenza una vita molto più bella, più fiera, perché asciugava le persone, poi si era liso ed era stato buttato in officina ed era sporco di morchia. Allora, questo cosa ti sembra? E dice, potrebbe andare. Abbiamo sciolto della neve, abbiamo fatto il bucatino, abbiamo lavato questo asciugamanino e la sera, 2 sere ci sono volute, l'abbiamo cucito, tutti intorno al tavolo, dopo mangiato, e alla fine abbiamo detto, ecco la bandiera, le drapeau italiane. Allora abbiamo preso 2 bastoni, siamo andati al traliccio che distava un centinaio di metri da dove avevamo piantato il campo, mettemmo le bandiere su, facemmo le foto brutte, perché faceva un freddo boia e non funzionava bene la macchina, e al ritorno io c'ho un'immagine veramente divertente che mi aveva divertito enormemente, che io avevo l'asta della mia bandiera che strisciava un po' per terra, un altro aveva la sua francese e sembravamo i reduci che vengono fuori dalle partite di calcio quando, sfatti dalle birre del coso, rientrano a casa con le bandiere. E noi siamo rientrati nel luogo dove dormivamo, ci siamo fatti una bevuta con un po' di champagne e siamo andati a dormire, dopo aver programmato il lavoro per i prossimi giorni, con una serenità, con una rilassatezza che hanno i bambini quando si stanno per addormentare, con una compiutezza che ti veniva dal fatto, l'ho capito dopo, che noi lì eravamo non per conquistare ma per conoscere, per sapere. E allora lì ho capito la differenza vera che c'era tra l'11 e il 93, ed è una cosa che mi ha segnato, e sono fatto la domanda: eravamo migliori noi o loro? A questa domanda facciamo una breve pausa perché mi sono stancato e vi dirò non il perché, ma come è stato possibile un cambio così radicale e nelle persone e negli atti in soli 80 anni. Ecco, la domanda, quando ci siamo lasciati, è com'è possibile in pochi anni che si mutasse completamente la ragione dell'esplorazione, dalla conquista alla conoscenza. E questo è un percorso, perché poi alla fine, non sto andando fuori tema, perché poi al trattato ci arrivo, ma il trattato è la conclusione di un tragitto e dell'inizio di un nuovo tragitto. E io voglio farvi vedere qual è stato il passaggio. Allora, dopo l'11 c'è stata la guerra, e in una guerra ovviamente non si facevano cose. Nel primo dopoguerra l'esplorazione antartica è stata fatta soprattutto da balenieri, dalla pesca, cioè i norvegesi, gli americani, gli inglesi sono andati giù al sud per la pesca soprattutto delle balene e delle foche. Ma nel frattempo entrarono in forza sul continente gli Stati Uniti con l'esplorazione aerea, e soprattutto Byrd ha organizzato una serie di spedizioni che hanno messo un punto fermo alle conoscenze geografiche del continente, abbastanza importanti. E nel 1938 fu organizzata anche dalla Germania una spedizione, perché continuava comunque ad esserci ancora la logica, quella delle colonie, tale per cui si doveva in qualche modo essere presenti per poter rivendicare dei diritti sul territorio.
vado a ricordare che all'epoca nacquero quelle carte che sono abbastanza famose del territorio antartico, che è grosso è esteso una volta e mezzo l'Europa, che era rivendicato da 7 nazioni. 7 nazioni tra cui non c'erano gli Stati Uniti, tra cui non c'erano l'Unione Sovietica, però c'erano molti paesi, l'Argentina, l'Australia, la Francia, la Norvegia, la Nuova Zelanda e così via. E questi rivendicavano il territorio, allora gli altri stati potevano considerare negativo questa rivendicazione, la contestavano e per aggiungere potenza alle loro possibili rivendicazioni intanto facevano l'esplorazione che diventava un diritto. Sta di fatto ed è che l'Antartide era ancora una terra incognita da conoscere, ma era comunque una terra che valeva la pena conquistare, e per ragioni militari e per ragioni forse economiche. Poi scoppia la Seconda Guerra Mondiale e immediatamente dopo, soprattutto nel 1946, gli Stati Uniti fecero un grosso sforzo, venne chiamato la High Jump, in cui addirittura mandarono giù in Antartide 13 navi, 23 aerei, 4.700 persone, e l'anno successivo costruirono con l'operazione Windmill una grande costruzione di base, eccetera. E tutti, gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, la Francia, la New Zealand, l'Australia, il Cile, l'Argentina, andarono a costruire basi sulla terraferma antartica. Questa era la situazione dell'immediato dopoguerra. Non erano dichiaratamente basi militari, però facevano sperimentazione militare. Alcuni volevano anche utilizzarla come depositi per scorie radioattive, per fare esperimenti e così via, lontani dagli occhi e cose del genere. Quello che voglio dire però è che all'inizio degli anni 50 nel mondo geofisico, io non c'ero perché ero piccolino nel 50, però la geofisica è nata prima di me, cosa che mi fa incavolare molto. Sto scherzando ovviamente. E alcune nazioni pensarono che tra le rivendicazioni e la presenza degli Stati Uniti massiccia ci sarebbe stato il pericolo dell'esclusione dalle conoscenze, e allora lanciarono la proposta di fare un anno internazionale geofisico coinvolgendo molte altre nazioni, a fare un'operazione congiunta di progetti congiunti a tappeto su tutto il territorio antartico. Questa proposta venne discussa a lungo e la fare operazioni scientifiche congiunte veniva considerato come una cosa quasi impossibile, perché era l'epoca in cui la scienza e gli scienziati nascondevano le loro informazioni su alcuni settori strategici. Non dimentichiamoci che era l'epoca dello sviluppo delle armi nucleari, che era l'epoca della missilistica, la guerra alla conquista sulla Luna, per dirne alcune. E quindi, ad esempio, i due blocchi non si parlavano vicendevolmente. Ciò nonostante, nel 57-58 si varò l'anno geofisico internazionale. L'anno geofisico internazionale fu una cosa sconvolgente, perché mise in piedi delle energie, soprattutto di 12 paesi, adesso non mi ricordo quanti fossero, ma c'erano più di 5.000 persone che hanno lavorato in Antartide per fare questo. E lì avvenne una cosa incredibile. Non è incredibile, una cosa bella, non prevista, che era questa. Una volta che i 5.000 ricercatori di tutte le nazioni incominciavano a incontrarsi sul terreno, la curiosità che ci avevano dentro era superiore a quella della difesa del proprio sapere, e allora si passavano le informazioni. Avevano il gusto non di andare a scoprire per prime, ma confrontare il piacere della scoperta, il piacere della conoscenza. E questo cementò una comunità scientifica prima molto sospettosa l'una contro l'altra, che però era il godere del frutto proibito del sapere.
prima si nascondevano, vi ricordate che addirittura le tecnologie, c'era il divieto di trasportare le tecnologie. Nel pieno della guerra fredda. Siamo nel pieno della guerra fredda, c'è la guerra di Corea, c'è l'Ungheria, c'è la conquista, la sconfitta sulla Luna, di questo. Dopo un anno, dopo pochi anni sarebbe stata Cuba e poi la crisi cubana e poi il Vietnam, tutte queste robe. Ebbene, gli scienziati non solo produssero una grande quantità di dati, ma gustarono il piacere della libertà nella ricerca e di trasportare questa ricerca. Allora cosa fecero? Sia per ragioni politiche, ma la comunità scientifica operò in maniera pesante, eccetera. Dice, ma perché non continuiamo questa esperienza? Cosa osta a che noi si possa fare una cosa del genere? E allora gli stessi 12 paesi che hanno fatto l'anno geofisico internazionale, e tra di essi c'erano anche i 7 paesi che rivendicavano il territorio, hanno fatto una proposta ai loro governi di andare a fare un trattato per la liberalizzazione dell'Antartide e per dedicare alla conoscenza soltanto il territorio. Ragioni politiche furono abbastanza importanti, ma la spinta dei risultati della scienza furono altrettanto importanti, e furono anche importanti i valori che gli scienziati nel quotidiano del loro lavoro avevano portato. Morale della favola. Il 1° dicembre del 59 a Washington, i 12 paesi che avevano fatto l'anno geofisico internazionale firmarono il Trattato Antartico. E vorrei leggervi nel preambolo del Trattato Antartico una frase che è incredibile per l'epoca in cui noi eravamo, e dice: è nell'interesse dell'intera umanità che l'Antartide continui ad essere sempre usata esclusivamente a fini pacifici e che non divenga teatro o oggetto di discordie internazionali. Collegato a questo si stabilì la non militarizzazione del territorio e soprattutto che i paesi che avevano rivendicazioni rinunciassero alle loro rivendicazioni territoriali. Questo trattato fu un miracolo di equilibrio, fu firmato dai 12 paesi e entrò in vigore un anno dopo e aveva una durata di 30 anni. Quindi per 30 anni 7 nazioni hanno rinunciato alle loro rivendicazioni territoriali. Dal 61 al 91. Non ho capito? Dal 61 al 91. Dal 61 al 91. In questo intervallo di tempo si lavorava, perché fecero un'altra grande cosa. I 7 paesi che rivendicavano la sovranità nel trattato avevano dichiarato solennemente, e l'hanno regolamentato, che qualunque paese del mondo lo avesse voluto avrebbe potuto entrare come membro del Trattato Antartico, a patto di accettare tutte le regole del trattato e a patto di impegnarsi con fatica e con denaro al proseguio della ricerca scientifica. In pochi anni, dai 12 membri del trattato siamo passati a 28 membri, e ad essi se ne sono aggiunti altri 17 fino ad arrivare a 45, che sono soltanto di un gradino sotto, ma ci sono 45 paesi che hanno aderito a diverso titolo al trattato. E quindi la nostra base, l'Italia ha partecipato al trattato, l'ha firmato nell'81 e ha costruito la sua base nell'85, dove nel territorio della Nuova Zelanda. Chi ci ha scelto il luogo? Gli amici della Nuova Zelanda e gli amici della UK ci avevano aiutato a cercare il posto dove poter insediare il nostro posto. E allora è venuto il consolidamento del trattato con l'adesione di tutti questi paesi. Si è andati fino alla scadenza del trentennio, e nel trentennio ci fu una prosecuzione, quello che viene chiamato il Protocollo di Madrid, che vale per altri 50 anni, e nell'articolo 2 del Trattato Antartico si scrive
Le parti si impegnano alla protezione globale dell'ambiente antartico e dei suoi ecosistemi e con il presente strumento designano l'Antartico come riserva naturale consacrata alla pace e alla scienza. Da quando c'è la storia scritta dei nostri paesi, sia europei che non, è la prima volta, l'unica nella storia dell'uomo, in cui un territorio non viene conquistato ma venga dichiarato territorio dedicato alla pace e alla conoscenza. Adesso corrono i 50 anni, è una cosa piccola perché l'Antartide è poco conosciuto, può dare poco interesse e così via, ma lo spirito e la conquista che ha dato è un fatto, è agli antipodi della storia. Quindi l'Antartide non è soltanto agli antipodi del Polo Nord, ma è anche agli antipodi della storia. Sta andando avanti. In questi 50 anni il protocollo di Madrid ha previsto anche che non vengano sviluppate ricerche finalizzate alle risorse minerarie. Ha scritto delle regolamentazioni per la difesa della fauna ittica dell'Antartide, che è stata firmata e per 50 anni andrà in vigore, sia pur con posizioni differenti, alcune un po' ostili, eccetera, ma che fino adesso unanimemente da tutti i 45 paesi viene considerata valida. Il trattato nasce con questo percorso e il trattato è firmato non dai ministeri della ricerca scientifica, dai ministeri degli esteri dei paesi, è firmato dai paesi. E quando i paesi dichiarano pace e conoscenza, ciascuna persona che va in Antartide è un messaggero di pace e di conoscenza ed è una figura diversa da quella di Amundsen, da quella di Scott. Siamo una figura nuova. E chi va in Antartide, e a chi mi chiede qual è l'emozione che uno ha in Antartide, quella che io ho avuto, dico, è entrare in un territorio in cui di diritto sei cittadino, di diritto non ti viene chiesto il passaporto e in qualunque base tu sei a casa tua. E quando tu vai nelle basi dei compagni delle altre basi, alzano la tua bandiera, che è una bandiera di unione e non una bandiera di divisione. È un'emozione vera, incredibile, che però si sta attenuando. E vengo a concludere con alcune preoccupazioni. Si sta attenuando perché un fatto di questo tipo, primo, non è conosciuto soltanto dagli addetti ai lavori e oggi anche non del tutto dagli addetti ai lavori. Io sento che soprattutto negli ultimi 20 anni lo spirito del 59 si sta perdendo. Si sta perdendo perché incominciano ad esserci mire sullo sfruttamento dei mari, sulle risorse petrolifere e soprattutto perché lo spirito del 59 è andato al Polo Sud, ma non è andato al Polo Nord. Il Polo Nord non ha vissuto questa esperienza. Il Polo Nord è una continua base che può provocare a conflitti, tensioni, ma soprattutto che non ha lo spirito della doppia funzione di conoscere e di conoscere in libertà. E allora mi domando il perché e cosa si può fare. Il perché ci sono mille perché le cose non possono dirsi in bianco e nero con facilità. Sul cosa fare anche lì dico che sono complicate le cose e non so dirlo, però una sola cosa posso dirlo. In questi ultimi 10-15 anni ho visto un affievolirsi dello spirito del 59, dell'essere ambasciatori di pace e di scienza all'interno del mondo scientifico antartico. Non c'è più quella
tensione formidabile che abbiamo vissuto nei primi anni del trattato, e si sta burocratizzando, ci si sta rinsecchendo in qualche modo. Ci saranno 1000 ragioni oggettive, ma se ci sono dei colleghi che mi ascoltano, io vorrei fare un appello, indipendentemente dalle piccole miserie che uno vive perché magari i governi non ci finanziano, eccetera. Io dico, teniamo la barra dritta sulla libertà che abbiamo vissuto nella nostra ricerca e diciamo che questo è un valore anche se ci piove addosso adesso. Portiamola avanti, perché può darsi che non faccia il miracolo del 57, del 58. Ma chissà, una volta è successo e potrebbe essere che si ripeta. Principalmente si punta alle risorse che possono essere in mare, le risorse offshore, perché quelle possibili esistenti sul continente sono difficili da raggiungere e probabilmente economicamente impossibili, perché il posto è lontano, bisogna, prima di poter arrivare alla risorsa, bisogna perforare 3-4 mila metri di ghiaccio, qualche volta anche 5, eccetera, e quindi le risorse sono quelle offshore. Offshore c'è una sola risorsa principale che fa gola a tutti, è quella del petrolio. E allora, siccome noi nel trattato lavoriamo dopo il 60° parallelo, da 60 a sud fino al polo, tutto il mare che c'è a sud del 60° parallelo, noi abbiamo una grandissima quantità di, tutte le nazioni hanno navi oceanografiche, quindi si fanno le ricerche sismiche, tutte le ricerche geofisiche, quindi la gravimetria, la magnetica, la sismica, oltre che a quelle specificatamente dell'oceanografia e quindi della circolazione, quindi si fanno un lavoro scientifico importante che ha come ricaduta anche quella di vedere se ci sono delle riserve. Le informazioni sui risultati di queste campagne oceanografiche, soprattutto quelle connesse alle ricerche minerarie, vengono talvolta non condivise con la stessa facilità e la stessa onestà che si fa sulle ricerche, ad esempio, glaciologiche, e quindi è possibile che qualcheduno vari un po', perché non si sa mai, eccetera. Comunque attualmente la risorsa principale a cui si può attirare è come quella del nord, cioè tutti i mari del nord, voi sapete tutte le contraddizioni che sono recentemente sorte per la scoperta di giacimenti petroliferi e per avere il diritto di sfruttamento. E questo è un elemento importante che deve essere considerato non come una cosa cattiva, come una cosa che c'è. Quindi è un problema e tutti i problemi debbono avere una soluzione. Le soluzioni possono essere alcune buone, alcune cattive, però noi abbiamo per il momento un ombrello che è Madrid, che per 50 anni è ancora in vigore, salvo che non venga mutata il diritto internazionale dei mari, perché se il diritto internazionale dei mari dovesse mutare e dare indicazioni diverse, allora, siccome il Trattato Antartico non si pone fuori dell'ONU ma è parte della legislazione mondiale, potrà doverlo ridiscutere. Dal punto di vista scientifico abbiamo lavorato come bestie, abbiamo lavorato abbastanza bene. Cioè, secondo me potevamo fare, noi nell'85 non sapevamo fare, l'Italia non sapeva fare niente, eravamo a zero. C'erano paesi come l'Inghilterra e gli altri che avevano 70, la Norvegia, che avevano esperienze secolari, noi non avevamo nulla di tutto ciò. E allora abbiamo incominciato, la prima spedizione dell'85 era fatta, mi sembra, da 16 o 17 o 18 persone al massimo. Noi siamo arrivati negli ultimi anni, quando ci finanziavano bene, quando col trattato era finanziato come doveva essere, da 6 anni non abbiamo più praticamente risorse, abbiamo fatto dei passi da giganti, abbiamo conquistato conoscenza e abbiamo anche
ottenuto rispetto e una posizione nel consesso delle nazioni antartiche di tutto rispetto. Noi siamo tre, o eravamo, poi dirò il perché eravamo, eccetera. Quindi abbiamo fatto un buon lavoro. Poi ci sono tutti i pasticci, perché all'interno del discorso beato della pace, eccetera, c'è sempre un collega cattivo. Ecco, ci sono sempre i buoni e i cattivi indipendentemente dalle bandiere. Tu devi fare conto su questo nel quotidiano e trovare le soluzioni in ogni modo. Qualcuno un po' più irruente, qualcuno un po' più imbroglione, un po'. Nessuno di noi è perfetto, ma quello che c'era era la concomitanza, la coabitazione, la contaminazione con gli altri. E la contaminazione era bellissima in questo senso. Volevo aggiungere una cosa che mi era venuta in mente, te l'avevo detto l'altra volta, quando avevo detto che noi eravamo messaggeri, quando eravamo di pace, di conoscenza e tutte queste robe qui, e sul ruolo della scienza che ha avuto nel 57 e nel 58, mi era venuta in mente quella cosa bellissima che sta facendo Veronesi con la Fondazione Veronesi di Science for Peace. Ed è molto bella e la condivido. Quella che abbiamo vissuto noi, perlomeno i primi anni dell'Antartide, era un'altra cosa. Era Peace for Science. E cioè la comprensione che la condizione per la conoscenza e la libertà di esplorare, di conoscere, di cercare di capire, e la libertà nasce dalla pace. E quindi, parafrasando la Fondazione Veronesi di Science for Peace, io dico, altrettanto importante, Peace for Science. Ed è questo il messaggio che io vorrei che i miei colleghi non dimenticassero mai, perché nel 57, nel 58 e poi nel 59 ha sortito un effetto che per un po' ha funzionato. Come tutte le cose, se tu non le curi, muoiono, e noi dobbiamo continuare a curarle.